Cosa posso leggere in italiano in base al mio livello? Se vi state facendo questa domanda, restate a guardare questo video perché risponderò con 3 titoli. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano e questo è il mio canale Lernamo, per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. In questo video vedremo un titolo di un libro italiano per ogni livello, principiante, intermedio e avanzato. L'ultimo libro che vi suggerisco è proprio il libro che ho appena finito di leggere. Vi spiegherò perché, secondo me, vale la pena leggere quel libro a quel livello e alla fine, come sempre, ci sarà un esercizio per voi, una piccola sfida. Si tratta di 3 romanzi piuttosto recenti. Ho intenzionalmente evitato libri appartenenti alla letteratura classica italiana perché il mio obiettivo è offrirvi dei libri che siano facilmente leggibili per chi sta imparando la lingua e soprattutto che utilizzino un italiano moderno, attuale. Primo libro. Un libro perfetto per tutti, anche per chi si sta avvicinando all'italiano da poco e quindi è ancora un principiante. Il giorno in più di Fabio Volo. Fabio Volo è sicuramente uno degli scrittori italiani più famosi degli ultimi 20 anni. E questo è probabilmente il mio libro preferito di lui, ma in realtà ogni suo libro è molto molto piacevole e veramente ve li consiglio perché le storie sono molto attuali e tutti noi in qualche modo possiamo vederci rappresentati nei suoi personaggi. Il protagonista de Il giorno in più è Giacomo, una persona come tutti noi, una persona normalissima, con una vita normalissima, a tratti anche un po' monotona. Lui vive la sua routine di tutti i giorni, prende il tram, va al lavoro e torna dal lavoro ogni giorno. L'unico momento di svago per lui e di rottura della routine monotona è la visione di una donna sul tram ogni giorno. I due non si parlano mai, ma lui la vede ogni giorno. E questo è un momento per lui di svago. In realtà tra di loro ci sono sempre degli sguardi un po' complici, ma senza rivolgersi la parola, fino a quando un giorno Michela, nome della donna, si avvicina a lui, comincia a parlargli, i due scambiano 4 chiacchiere e poi lei gli racconta che ha deciso di trasferirsi a New York per lavoro. E poi Giacomo cosa fa? Giacomo, vittima della routine, come tutti noi, decide di rompere la routine e fare quella che potremmo considerare una follia, partire per New York, all'indirizzo che Michela gli aveva dato del suo nuovo ufficio. Cosa succederà a New York? Vi garantisco che la trama è molto semplice, molto lineare, ma allo stesso tempo, nella sua semplicità, vi conquista, perché Giacomo siamo un po' tutti noi, che
abbiamo paura di fare delle scelte sbagliate, che abbiamo paura di rischiare talvolta, perché siamo comodi nella nostra routine, nella nostra zona di comfort e temiamo un po' i cambiamenti, soprattutto quelli grandi. Ma Giacomo ci insegna a rischiare per raggiungere i nostri sogni. È un libro che mi piace definire alla mano. In genere l'espressione alla mano si utilizza per le persone, per indicare una persona sincera, una persona amichevole, una persona che non si dà delle arie, ma in realtà il libro è un po' così. Quindi ve lo consiglio e vi darà sicuramente qualche spunto di riflessione proprio sulla vostra vita. Dal punto di vista dell'italiano ve lo consiglio perché l'italiano di Fabio Volo è piuttosto semplice, lineare, utilizza frasi non troppo lunghe e non troppo complesse e quindi veramente perfetto proprio per tutti gli studenti di italiano. Vi leggo un piccolo estratto. Il senso di libertà che ho avvertito quel mattino non lo avevo mai provato. Qualsiasi cosa mi sembrava diversa, mi pareva di poter fare tutto ciò che volevo. Avevo la vita in mano, la mia giornata, il mio destino. Tutto era lì. Avere una giornata davanti a me, senza impegni, orari, scadenze, mi faceva sentire Dio. Mi sono seduto su una panchina. Non c'era una vista particolare, solo desideravo guardare cosa accadeva in quella strada. Ho pensato molto a quel che stavo vivendo, a Michela, al tempo passato con lei. Ma perché il titolo Il giorno in più? Non voglio dirvi molto, ma avete presente quei momenti nelle nostre vite quando ci piacerebbe avere un giorno in più per fare qualcosa? Ebbene, Giacomo, quel giorno in più, riesce ad averlo. Cosa ne farà? Lo lascio scoprire a voi. E passiamo invece al secondo libro di cui voglio parlarvi. Il secondo libro è La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. Paolo Giordano è un famoso scrittore italiano e anche fisico. Lui è laureato in fisica teorica e questa sua formazione scientifica in realtà si riflette anche nel suo modo di scrivere. Non a caso il riferimento matematico ai numeri primi nel titolo di questo libro. Quei numeri che sono divisibili solo per uno e per se stessi. Ancora mi ricordo questo dalla scuola, la mia insegnante di matematica potrebbe esserne orgogliosa. La solitudine dei numeri primi ha avuto un successo straordinario sia in Italia che all'estero. Forse lo avete letto nella vostra lingua. Se è così, comunque vi suggerisco di leggerlo anche in italiano, perché in questo modo potreste concentrarvi proprio sulla lingua e non necessariamente sulla trama, che già conoscete. Per chi non la conoscesse, però, di cosa parla il libro? Parla principalmente di due vite, quella di Alice e quella di Mattia, due personaggi segnati da un passato un po' difficile e doloroso, traumatico. I due si incontrano al liceo e nonostante le loro difficoltà riescono in qualche modo a instaurare tra loro un legame molto profondo, unico. Mi piace moltissimo l'idea di inserire il concetto matematico di numeri primi e in particolare numeri primi gemelli. Numeri primi che sono molto vicini, vicinissimi, ma non si toccano mai perché sono sempre separati da un altro numero, come 11 e 13.
Alice e Mattia sono un po' così. Il tema centrale, o comunque uno dei temi centrali del libro, come dice anche il titolo stesso, è la solitudine. Questo libro è un po' una voce per tutti coloro che chiedono aiuto, ma non vi dico altro. Piuttosto, vediamo un po' il linguaggio utilizzato da Paolo Giordano. Anche questo è un italiano molto moderno, che vi darà sicuramente la possibilità di imparare espressioni che noi italiani utilizziamo nella vita di tutti i giorni, ma le frasi tendono a essere un pochino più lunghe e più complesse rispetto a quelle di Fabio Volo. E talvolta ci sono anche delle riflessioni un po' più astratte. E adesso ve ne leggo un esempio. La matematica funziona sulla carta, non sulla vita. Non funziona quando capisci che tutti i tuoi calcoli erano sbagliati, che i teoremi non portano a niente, che i risultati sono dettati dal caso e non dalle regole. La matematica non funziona. La metà di 2 non è 1. Nella vita la metà di 2, la metà di noi due, è niente. Come vedete, l'italiano utilizzato è molto accessibile, però potete notare dei ragionamenti un po' più astratti. Vi presento il nostro nuovo libro, Il principe Marco e le parole del mondo. Si tratta di una storia a difficoltà crescente per imparare l'italiano. Ci sono 13 capitoli. Il principe Marco non vuole studiare le lingue straniere e fa un viaggio in giro per il mondo. Il primo capitolo è scritto in un italiano molto semplice, molto basico, di livello A1, principiante. Ma la difficoltà aumenta fino ad arrivare all'ultimo capitolo di livello avanzato, livello C2. E per ogni capitolo avrete poi la storia. Al termine del capitolo ci sono gli esercizi, le domande di comprensione e poi un ripasso grammaticale con la spiegazione, più esempi dal testo e altri esempi in generale, così che possiate tornare a questo libro ogni volta che volete durante il vostro percorso di apprendimento dell'italiano. Cosa succede a Marco, secondo voi? Non ve lo dico. Trovate tutte le risposte nel libro che potete acquistare visitando questo link lernamo.com/principemarco/. E adesso invece parliamo dell'ultimo libro che ho qui con me perché appunto l'ho appena finito di leggere. Si tratta di Tutto il bello che ci aspetta di Lorenza Gentile. Di cosa parla questo romanzo? Parla di una donna, Selene. Selene, secondo me, è anche un po' come Giacomo, che abbiamo visto per il primo libro, Il giorno in più. Selene può essere tutti noi. Selene vive a Milano, fa fatica ad andare avanti con la sua vita, ha le difficoltà che tutti noi abbiamo, difficoltà economiche, debiti, ha aperto un ristorante indebitandosi, ma il ristorante non le va poi così bene e arriva a un certo punto nella sua vita in cui è veramente disperata. Pensa di aver sbagliato tutto nella vita. E in quel momento si ricorda
di quei momenti in cui è stata veramente felice. In Puglia! Quindi ho sentito questo libro particolarmente vicino a me, avendo anche io vissuto tutta la mia infanzia, la mia adolescenza in questa bellissima regione. Quindi immaginate la situazione, lei si sente un fallimento perché ha lavorato tanto per qualcosa, ma il risultato non era quello sperato. Vi suona familiare? Vi ci ritrovate? Ecco, in quel momento cosa desiderate fare? Probabilmente la prima cosa che ci viene in mente di fare è fuggire. So che si dovrebbero affrontare i problemi e gestirli immediatamente, ma qualche volta vogliamo mettere un po' in pausa tutto e fuggire per un po'. Prendere le distanze dal disastro per vederlo con occhi diversi. Ed è quello che Selene fa. E una notte si mette in macchina da Milano e torna in Puglia. Tra la gentilezza e l'accoglienza calorosa della gente, l'ottimo cibo, la sua passione ritrovata per il disegno, Selene si rende conto che non tutto risulta sprecato e soprattutto perdendosi un po' tra il suo passato in Puglia e il suo presente con le difficoltà a Milano, alla fine giunge alla conclusione che non ha sbagliato, ha semplicemente vissuto. E tra l'altro dovrei averlo segnato qui da qualche parte, ci sono anche nel libro delle ricette. Ecco, ad esempio, c'è la ricetta della panzanella. Quindi imparerete non soltanto delle parole, delle espressioni nuove, ma scoprirete anche qualcosa di più sulla Puglia come regione e anche appunto alcune cose divertenti come delle ricette. Ve lo consiglio vivamente. Dal punto di vista dell'italiano, non lo considererei un italiano troppo complesso. La ragione per cui l'ho inserito nel livello più avanzato è perché la scelta del vocabolario è qualche volta più raffinata. Quindi ci sono delle parole che l'autrice utilizza che sono più eleganti, più avanzate. Quindi magari se siete a un livello ancora principiante o intermedio, potrebbe capitarvi di dover cercare alcune parole sul dizionario, ma in generale è un libro molto accessibile. Ho segnato proprio qui una breve citazione che volevo leggervi proprio per farvi notare quello che ho appena detto. Mi ero ripromessa che oggi non avrei fatto niente di utile e che avrei pensato solo a me stessa. Ma all'improvviso, sulla via di casa, mi sono resa conto che qualcosa di utile c'era e che avrebbe potuto farmi stare bene. Perciò sono passata a prendere i pennelli e gli acrilici che mi ha regalato Antonio e mi sono diretta da Paolo e Kamala. Presentarmi dagli amici senza avvertire, da quanto tempo non succedeva? Da quando attraversavo i campi con l'erba che mi solleticava le gambe, da quando non esistevano programmi e non avevo dubbi che sarei stata la benvenuta. Ad esempio, il paragrafo comincia con mi ero ripromessa. Questo è un verbo riflessivo in italiano, il verbo ripromettersi. Cosa significa secondo voi ripromettersi? Significa semplicemente fare una promessa a se stessi e dire ok, farò questa determinata cosa. Quindi il concetto, il significato non è davvero complesso, ma la scelta di alcune parole sì. In ogni caso ve lo
straconsiglio, e se ancora non lo avete fatto visitate la Puglia, ne vale la pena. A questo proposito ho realizzato quest'estate un vlog molto simpatico con mia madre e mia zia a Bari, quindi vi mostriamo un po' le bellezze della città vecchia. Vi lascio il link per questo video in alto nella card o giù in descrizione, e vi ricordo anche di iscrivervi alla nostra newsletter, perché lì ogni settimana vi mando dei contenuti esclusivi completamente gratuiti, non solo sulla lingua ma anche sulla cultura, l'attualità italiana, e non solo, selezionando al momento dell'iscrizione il vostro livello di italiano avrete la possibilità di ricevere una storia divisa in episodi. Ogni episodio contiene ovviamente le vicende dei personaggi, ma anche curiosità, approfondimenti, esercizi e molto altro. Quindi date un'occhiata e iscrivetevi. Tra l'altro è gratis. Quindi adesso c'è un piccolo esercizio per voi. Voi avete sentito le trame dei 3 libri, no? Adesso vi leggo una piccola frase, una citazione di uno di questi 3 libri. E voi dovete pensare un po' al titolo del libro da cui secondo voi ho preso questa citazione, proprio in base al contenuto. Vado, la leggo. La vita non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade. Molto bella, una delle mie citazioni preferite. Secondo voi chi può averla scritta? Fabio Volo? Paolo Giordano? O Lorenza Gentile? Vi lascio qualche minuto per pensarci. Vi ricordo anche che se volete rileggere un po' le trame di questi libri, o se volete anche rileggere queste citazioni, ve le lascio tutte nell'articolo sul nostro sito web lernamo.com, perché ogni video di Lernamo su YouTube ha il suo proprio articolo sul nostro sito web, un articolo più completo e approfondito, con delle curiosità, degli esempi in più. E alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast per ascoltare il contenuto del video ovunque voi vogliate. E nella barra di ricerca della sezione lezioni potete digitare le parole chiave di quello che vi serve sulla lingua, la cultura italiana, e l'articolo appropriato apparirà. E adesso torniamo alla nostra citazione. La vita non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade. Chi l'ha scritta questa frase? L'ha scritta Fabio Volo, che vi ricorda di osare, rischiare e uscire dalla vostra zona di comfort. Io vi ricordo invece di seguire Lernamo anche su tutti i social e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, e lasciare un mi piace al video, che ci aiuta sempre tanto con l'algoritmo. Vi ricordo anche di acquistare il nostro nuovo libro se volete migliorare il vostro italiano attraverso una storia interessante, un po' avvincente e tanto ripasso grammaticale. Vi basterà andare sul link che trovate qui, lernamo.com/principemarco/. Vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.